Vuoi la ricetta per un liquore che ricorda il curaçao ma che curaçao non è? E con una nota selvatica? Hai bisogno di 30 grammi del flavedo del Citrus aurantium, e cioè della parte arancione delle arance amare. Mi raccomando che siano amare. Versa su queste 350 grammi di acqua molto calda ma non bollente. Copri subito e aspetta 24 ore. Nel frattempo andiamo a raccogliere la nostra nota selvatica, le primule. Lo sai che sono commestibili, vero? E il loro sapore ricorda quello dell'anice, ma è molto più delicato ed elegante. Ed è nella radice che è racchiuso maggiormente il loro aroma, ma non ho in cuore di uccidere una pianta quando posso ottenere lo stesso risultato abbondando con le sue foglie e fiori. L'indomani filtra l'infuso che conserverai in frigo per una settimana. Alle bucce di arancia aggiungi 15 g di foglie e fiori delle primule fresche che avevamo raccolto ieri, un chiodo di garofano e 1 grammo di cannella, nonché 400 g di alcol a 90 gradi, cioè 380 g di alcol a 96 gradi e 20 g di acqua. Chiudi il vaso ermeticamente e lascia macerare per 2 settimane. Trascorso questo tempo, prepara uno sciroppo utilizzando 280 g di zucchero e l'infuso che hai conservato in frigo. Fai sobbollire dolcemente per 3 minuti e lascia poi raffreddare. Intanto che lo sciroppo si raffreddi bene bene, ti racconto un po' del curaçao e della sua avventurosa storia. Tutto ebbe inizio nel lontano 1600, quando i coloni spagnoli portarono sull'isola caraibica di Curaçao le arance di Valencia. Ma il clima di quei luoghi era talmente arido che poco alla volta, anno dopo anno, questi aranci iniziarono a produrre frutti sempre più amari e sempre meno godibili al palato. Tuttavia si scoprì che le bucce essiccate di queste arance, chiamate lara, aveva un aroma veramente delizioso. Ma solo nel XIX secolo la famiglia Senior iniziò a produrre un liquore utilizzando queste bucce, creando così la ricetta originale del curaçao. Il suo processo di produzione prevede la macerazione delle bucce in alcol, la successiva distillazione e poi l'aggiunta di zucchero e spezie. In origine il liquore era incolore o aveva una tonalità ambrata. In seguito però, per rendere più attraente il liquore e quindi venderne di più, lo si tinse di blu, anche se in commercio si può trovare anche nella versione arancione, verde o incolore. E ad oggi il liquore curaçao è entrato ad essere un prodotto a indicazione geografica protetta, e questo significa che può essere prodotto soltanto sull'isola caraibica di Curaçao. Ora che lo sciroppo è ben freddo, puoi procedere a filtrare le botaniche dall'alcol, aggiungendoci lo sciroppo. Imbottiglia e gusta fra 2 mesi. Ti aspettiamo alla prova assaggio.